In questo video realizzo il modello 126 del numero di ottobre 2025 di Burda, un cappuccio invernale con una sciarpa incorporata, un accessorio non solo estetico ma anche estremamente pratico da cucire. Il cartamodello è disponibile in un'unica taglia nella rivista, ma io l'ho modificato leggermente. Nel modello originale al centro del cappuccio c'è un inserto che io invece ho unito ai pannelli laterali, ho allungato i pezzi laterali di 4 cm e non ho utilizzato il pannello centrale. Il tessuto che uso è un pile spesso, forse un po' troppo anche per questo progetto, lo ammetto, ma sicuramente renderà questo accessorio molto caldo e perfetto per l'inverno. Poiché i pezzi vanno tagliati doppi, vi serviranno in totale 4 pannelli laterali. Potete però sostituire il pile con una flanella con fantasia o un velluto morbido per rendere il modello più colorato e dare un tocco originale anche al cappotto più semplice. Per il taglio ho utilizzato 1,5 metri di tessuto, ho piegato i bordi del tessuto verso il centro perché uno dei lati della parte della sciarpa deve trovarsi sul lato piegato del tessuto. Sul cartamodello ho aggiunto 1 centimetro di margine di cucitura e ho tagliato seguendo questo contorno. In totale devono risultare 4 pezzi per il cappuccio e 2 pezzi per la sciarpa. Nel passaggio successivo ho riportato le pence sul cappuccio utilizzando una penna termosensibile. Ho segnato prima i lati e poi la punta e con l'aiuto dei spilli ho trasferito i segni anche sull'altro lato del tessuto. Ho ripetuto gli stessi passaggi anche per la fodera del cappuccio. Successivamente ho rinforzato la parte anteriore del cappuccio sul lato esterno con un sottile striscia di flisellina adesiva in modo che non si deformi durante l'uso. Anche se il pile è un tessuto spesso, può allungarsi sotto la macchina da cucire, in questo modo invece si ottiene una superficie stabile su cui cucire, evitando che la parte risulti ondulata. Ora cucio i lati curvi del cappuccio sia sul tessuto esterno che sulla fodera. A causa del spessore del materiale ho utilizzato un punto più lungo durante la cucitura. Successivamente ho cucito le pence. Per prima cosa le ho fissate coi spilli seguendo i segni e per chi ha le prime armi consiglio di imbastire a mano. Poi ho cucito partendo dalla punta delle pence verso l'esterno. Di solito consiglio di non fare il punto indietro all'inizio della cucitura per evitare i spessori, ma con un tessuto così spesso si può tranquillamente saltare il nodo a mano all'inizio del punto. Io ho impunturato doppio al centro del cappuccio per fissare i margini di cucitura, ma è un passaggio assolutamente facoltativo. Questo dettaglio dona al capo un aspetto più sportivo. Se preferite, potete anche stirare i margini di cucitura da un lato e realizzare una singola impuntura per un effetto più semplice. Dopo l'impuntura è il momento di stirare accuratamente sia il tessuto esterno che la fodera. Durante la stiratura delle pence ho posizionato un cartoncino tra il tessuto e le pence in un modo che lo spessore non si stampasse sul dritto a causa del calore. Una volta fatto questo, ho posizionato i 2 cappucci dritto contro dritto, fissandoli con dei spilli. Poi li ho cuciti con un margine di cucitura di 1 centimetro, partendo dal lato rinforzato con la striscia di flisellina.
Dopo aver rivoltato il cappuccio sul dritto, ho fissato con una cucitura dritta i bordi inferiori, quello dove si trovano anche le pens, in modo che quando andrò ad attaccare la sciarpa, il tessuto resti ben fermo e non si sposti. Ora passo alla parte della sciarpa. Anche qui cucio il centro dietro mettendo i dritti del tessuto uno contro l'altro. Questa è la parte più corta della sciarpa. Successivamente allineo la cucitura centrale della sciarpa con quella del cappuccio e la fisso insieme con dei spilli. Poi arrotolo il cappuccio e lo ricopro con l'altro lato della sciarpa. Allineo nuovamente i bordi e li fisso con gli spilli. Se lo ritenete utile, potete anche imbastire a mano questa parte. Dopodiché cucio tutto con una cucitura dritta, lasciando un'apertura di circa 10 cm per poter poi rivoltare il pezzo. Agli angoli della sciarpa lascio l'ago inserito nel tessuto, sollevo il piedino, giro il lavoro e continuo a cucire. Successivamente, attraverso la piccola apertura, ho rivoltato il cappuccio sul dritto. Agli angoli ho tagliato leggermente il tessuto in eccesso per poterli girare più facilmente. Come ultimo passaggio ho chiuso a mano l'apertura rimasta. Naturalmente potete fare anche con la macchina da cucire, ma in questo caso vi consiglio di impunturare tutto il bordo lungo, non solo il tratto dell'apertura, così non si noterà dove è stato rivoltato il pezzo. E con questo il progetto è terminato. Spero che questo accessorio vi sia utile nei freddi giorni invernali. Se avete trovato utile il video potete farmi sapere con un like e se realizzate anche voi questo modello taggatemi nei vostri post. Grazie per essere stati qui e aver cucito insieme a me e ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione!